Oggi parliamo di un argomento, l'avete già capito dallo sfondo alle mie spalle, che riguarda la seconda guerra mondiale, ma non parliamo né di un generale, un comandante, un ufficiale, nemmeno di un singolo soldato, non parliamo di un politico, non parliamo nemmeno di una battaglia in particolare, parliamo di un mezzo che nel corso della seconda guerra mondiale ha avuto un ampio impiego, diventando addirittura il dominus assoluto di alcune battaglie. Probabilmente avete indovinato, esatto, parliamo del carro armato. Sì, abbiamo già fatto un video dedicato ai carri armati, ma questa volta parleremo esclusivamente dei carri armati italiani nella seconda guerra mondiale. Un argomento che probabilmente vi affascinerà, qualcuno di voi conoscerà già, ma andremo a scavare in profondità per saperne ancora di più. Prima di iniziare, vi esorto a pensare sempre all'importanza della sicurezza online, perché d'altronde d'estate viaggiamo molto di più, spesso per diletto, e può capitare di agganciarsi a delle reti wifi pubbliche, reti che possono presentare qualche rischio per la sicurezza della navigazione. Ebbene, noi di Dentro la Storia, lo sapete, ci siamo affidati a un partner strategico eccezionale quale NordVPN, che ci mette al riparo da qualunque rischio, ci permette anche di accedere a contenuti bloccati a livello di geolocalizzazione grazie ai suoi servizi esclusivi, dei servizi che potete utilizzare anche voi sottoscrivendo i piani biennali di NordVPN che trovate nei link in descrizione al video. Scoprirete dei grandi vantaggi, tra cui i 4 mesi di gratuità ulteriore rispetto ai 24 già acquistati e la consueta garanzia di 30 giorni, soddisfatti o rimborsati, tutto per trascorrere un'estate in viaggio tranquilli e sicuri. Si parlava quindi di mezzi corazzati italiani, si parlava di carri armati italiani. Il carro armato che aveva già fatto capolino durante la Grande Guerra con i prototipi inglesi e francesi, poi con quelli tedeschi e anche con qualche realizzazione italiana. Pensiamo ad esempio al Fiat 2000, il carro più grande, più pesante mai visto fino a quel momento durante il conflitto. Ecco, quel carro armato sarebbe diventato, appena 25 anni dopo, il grande protagonista delle principali battaglie della seconda guerra mondiale, quelle ovviamente combattute su terra. Perché lo diciamo? Perché se ripensate all'invasione della Polonia, la prima applicazione pratica della dottrina del Blitzkrieg, oppure al colpo di falce che abbiamo accennato parlando a inizio di questo mese nel video di Erich von Manstein, quindi l'offensiva tedesca in Francia nella primavera del 1940, oppure all'operazione Barbarossa o ancora alle battaglie in Nord Africa, è difficile non pensare ai carri armati, soprattutto ai Panzer tedeschi. Ma l'Italia come aveva affrontato la seconda guerra mondiale in termini di motorizzazione e meccanizzazione? Dobbiamo essere estremamente franchi, non era una buona preparazione quella italiana. Non era una buona preparazione innanzitutto per motivi strettamente strategici. L'esercito italiano aveva basato la propria esperienza sulla base della Grande Guerra, della battaglia del Piave e, prima ancora della battaglia del Piave, dei fronti alpini e dolomitici, dei campi di battaglia estremamente aspri, combattuti principalmente dalle fanterie, anche quelle specializzate nella montagna, quindi i corpi alpini. Per questo motivo i strateghi italiani avevano pensato che nell'ambito della guerra di montagna o comunque su terreni accidentati, dei carri estremamente pesanti come il Fiat 2000, di cui tra l'altro erano stati costruiti appena 2 esemplari, non avevano mai avuto un pieno valore bellico. Nello stesso periodo i francesi avevano studiato e poi realizzato una decina di carri super pesanti, che però alla riprova dei fatti si sarebbero rivelati pura propaganda, troppo lenti, troppo elefantiaci per essere determinanti. Ma se nelle pianure francesi quel tipo di carro poteva ancora avere una funzione, come ad esempio carro di rottura delle difese nemiche, secondo l'esercito italiano, il Regio Esercito, carri simili non sarebbero mai stati utili alle esigenze belliche italiane. Molto meglio sviluppare dei carri leggeri, capaci di districarsi un po' su tutti i terreni,
Nel 1926, esattamente con la legge dell'11 marzo 26, la numero 396, viene costituita la cosiddetta specialità della fanteria carrista. Sì, ancora non parliamo di truppe corazzate autonome, è ancora una specializzazione della fanteria. Oltre alla fanteria classica e a quella alpina, per quella anfibia ci vorrà ancora più tempo, non ne parliamo di quella paracadutista, viene introdotta appunto la tipologia del carrista, che è una tipologia inizialmente sperimentale, si basa su manovre iniziali con carri Fiat 3000, una copia dei francesi Renault della Grande Guerra, che si svolgono fra il 1927 e il 1929. Nel 29 l'Italia fascista commissiona un ordine alla Carden Loyd, una fabbrica di veicoli militari inglese, per il Mark VI, una tanchette, cioè un carro leggerissimo da esplorazione, molto piccolo. Vengono acquistati questi Carden Loyd Mark VI e poi vengono riprodotti su licenza col nome di carro veloce modello del 29 o CV29. Sono dei carri sostanzialmente sperimentali che servono ad accumulare esperienza nell'ambito di una guerra moderna, di una guerra di movimento. Ma già nel 1934 si decide di metterli da parte, non servono più. Alcuni esemplari vengono semplicemente conservati per studio o nelle scuole di guerra e scuole da carrista, altri vengono tenuti in riserva, altri vengono venduti all'estero e a nazioni militarmente meno sviluppate e altri ancora vengono semplicemente distrutti. Al posto del CV29 arriva il CV33, che poi verrà chiamato CV3, L3/33, insomma varie denominazioni. È sostanzialmente una evoluzione della tanchetta della Carden Loyd, è sempre quello il modello. Si pensava infatti che l'Italia avrebbe continuato a combattere su terreni impervi, accidentati, anche caratterizzati da una scarsa presenza di infrastrutture viarie. L'ideale dunque per mezzi veloci, leggeri e che sapessero districarsi bene su quasi tutti i terreni. La riprova di una qualche validità tecnica di questi carri, che vogliate chiamarli CV33, CV3 o L3, non cambia, la si ha durante due conflitti dei tardi anni 30. Prima, la guerra in Etiopia, la guerra di aggressione fascista, in cui l'Italia manda divisioni del Regio Esercito mascherate da volontari, armate anche con queste tanchette veloci, un'arma quasi sconosciuta per l'esercito imperiale etiope. Quindi la combinazione tra l'assenza di grandi infrastrutture, un terreno accidentato e l'effetto sorpresa agì a favore di questo carro. Appena terminata la guerra d'Etiopia, giusto un paio di mesi, scoppia la guerra civile spagnola. Guerra civile che vede la partecipazione dell'Italia fascista al fianco dei nazionalisti di Francisco Franco che si rivoltano contro il governo repubblicano, ne abbiamo già parlato in una miniserie che trovate nel canale, e all'interno del cosiddetto corpo truppe volontarie, anche qui un espediente per evitare di ammettere la partecipazione diretta dell'Italia al conflitto, trovava posto anche una unità motocorazzata, la cosiddetta divisione volontaria Littorio, all'interno della quale erano presenti appunto gli L3 o CV3 o CV33, come li volete chiamare. Questi carri leggeri, anche in Spagna, non sfigurano del tutto, almeno fino a quando devono confrontarsi con un terreno accidentato e fino a quando sono chiamati allo scontro contro delle fanterie prive di armi controcarro. Quando gli L3 devono confrontarsi con i T-26 forniti dall'Unione Sovietica alle forze repubblicane, o peggio ancora con il primo carro medio sovietico fornito ai repubblicani, cioè il T-28, è tutta un'altra musica. L'esperienza, per certi versi negativa, della guerra di Spagna induce lo Stato Maggiore del Regio Esercito a commissionare dei nuovi carri, non più carri leggeri, per quanto si arrivi anche all'evoluzione chiamata L640, un carro ancora leggero, ma con una torretta girevole armata con un pezzo da 36 mm. Si va verso i carri medi, quelli che diventeranno il nervo delle divisioni corazzate di quasi tutti gli eserciti nel corso della Seconda Guerra Mondiale. I carri medi sono già allo studio in quel periodo tanto in Unione Sovietica quanto in Germania, che sono le due nazioni più avanzate assieme alla Cecoslovacchia, che però sparirà dalle mappe, nello studio di queste armi. Inglesi e francesi hanno ancora una concezione un po' diversa
dell'uso dell'arma corazzata. Preferiscono infatti il carro armato come appoggio alle fanterie, quindi sviluppano dei carri medi e pesanti destinati a fungere da appoggio o da elementi di rottura, come nella Grande Guerra, pensando di accompagnare le divisioni di fanterie con battaglioni corazzati. Sarà una scelta sbagliata che poi verrà corretta, soprattutto agli inglesi, cammin facendo, grazie anche all'esperienza durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma torniamo agli italiani. Oltre all'L640, che comunque resta un mezzo profondamente inadeguato e che avrà una minima valenza solo contro le fanterie leggere e nella repressione antipartigiana, e tra l'altro resterà in servizio con le forze di polizia della Repubblica Italiana dopo il 1946 fino alla fine degli anni 40. Viene studiato il primo carro medio, un carro medio che diventerà noto successivamente come M1139, 11 dal numero delle tonnellate, 39 dall'anno di progettazione e prima realizzazione. Nel frattempo sono costituite le prime unità corazzate vere e proprie. Il 1 febbraio del 1939 nasce la 132esima divisione corazzata Ariete. A lei abbiamo già dedicato una monografia che trovate nel canale. Molti di voi l'hanno già apprezzata. Successivamente nascono la 131esima Centauro, è il 20 aprile del 40, e la 133esima Littorio, che inizialmente è una divisione di fanteria classica, poi trasformata in corazzata. Sono divisioni di tipo binario, cioè seguono la cosiddetta riforma Pariani, dal nome del generale che l'aveva ideata, accoppiando un reggimento corazzato a un reggimento bersaglieri. Reggimento bersaglieri che nel corso degli eventi bellici verrà trasformato inizialmente con l'appoggio di artiglieria semovente e nel 1943 sarà interamente sostituito da un reggimento di fanteria motorizzata con appoggio sempre di artiglieria trainata o semovente. Queste divisioni inizialmente sono equipaggiate con, bisogna dirlo, il pessimo L3, anche non più da 33 come anno di progettazione, ma l'evoluzione del 1935. È un carro, l'abbiamo detto, utile solo per le veloci ricognizioni e poco altro. È armato con delle mitragliatrici, alcuni esemplari con lanciafiamme, ma in campo aperto, contro forze corazzate o contro cannoni controcarro, non ha alcuna speranza. Come abbiamo anticipato, mentre vengono create le prime divisioni corazzate del Regio Esercito, si inizia anche a studiare il vero carro medio, quello che esce dall'esperienza della guerra di Spagna. L'M1139 non è esattamente un mezzo ben riuscito. Va detto che non è nemmeno l'unico mezzo del suo genere. Nello stesso periodo, in America, il carro armato M3 Lee, detto anche Grant, quasi le stesse caratteristiche, ossia sì una torretta girevole. Nell'M1139 la torretta girevole è armata con delle mitragliatrici, in quello americano con un cannone di piccolo calibro. L'armamento principale, invece di essere in torretta girevole, è in casamatta sul fianco destro del veicolo e quindi presenta problemi di brandeggiabilità. Non è utilizzabile a 360 gradi. Non solo, il carro non può praticamente sparare in movimento e all'atto pratico l'M1139 risulta utile più come cannone d'assalto o come artiglieria semovente che come vero e proprio mezzo da battaglia. L'M1139 viene coinvolto marginalmente nelle operazioni nell'Africa orientale italiana, ma viene molto più impiegato in maniera, diremo, massiccia all'interno della campagna del Nord Africa. Quando all'inizio del dicembre del 1940 le forze anglo-indiane fanno irruzione appoggiate da neozelandesi e australiani nel campo trincerato di Sidi el Barrali, scatenando il panico, le forze corazzate italiane sono raggruppate all'interno del cosiddetto raggruppamento Maletti, dal nome del generale Maletti, il padre di Gianadelio Maletti, futuro grande protagonista non sempre in positivo, anzi dei servizi segreti nel dopoguerra. Il generale Maletti, tra l'altro, muore in maniera, potremmo dire, quasi tragicomica durante quell'assalto, colpito in piena fronte da una pallottola sparata dagli inglesi. Gli M1139 sono distrutti mentre sono parcheggiati nel campo trincerato, quei pochi che tentano la sortita o la fuga sono distrutti anche loro a cannonate. Qualcun altro sopravvissuto viene utilizzato come bersaglio per le esercitazioni. Gli australiani mettono mani su un piccolo contingente intatto di M11, li ridipingono con un enorme canguro bianco e li utilizzano
nell'avanzata verso ovest, verso Tobruk. Ma quella è un'altra storia. L'inadeguatezza dell'M1139 porta in tutta fretta gli uffici tecnici del Regio Esercito a chiedere una modifica che era già stata comunque pensata, ossia l'evoluzione, l'M1340, un carro finalmente vero e proprio, ossia con l'armamento principale in torretta. L'M1340 è già un bel passo in avanti rispetto all'M11 e soprattutto ai carri leggeri che non hanno diritto di cittadinanza, almeno quelli italiani, in questa guerra. Basti pensare al fatto che in Africa settentrionale gli ultimi carri leggeri italiani fanno una pessima figura contro i pesanti, lenti ma quasi indistruttibili Matilda inglesi. L'M1340 ha tanti problemi, a cominciare dalle sospensioni a balestra, dal treno di rotolamento, la frizione, il blocco motore. È un carro che presenta ancora l'imbullonatura, ma è tutto sommato un carro presentabile. Soprattutto è dotato dell'ottimo cannone controcarro da 47 mm modello del 35, quello che era il cosiddetto elefantino come postazione di artiglieria trainata. Quel pezzo si dimostra abbastanza valido per cercare di contrastare le armi alleate. Aveva anche detto che, sbarcato sulla scena africana nel 1941, riequipaggiando le truppe italiane che finalmente possono contare sull'apporto della divisione corazzata Ariete, quell'M1340 e quel cannone da 47 cominceranno a faticare perché gli inglesi non restano con le mani in mano. Il Matilda, cui accennavamo prima, viene rimosso dal servizio dopo poco tempo, non perché sia un carro pessimo come altri, semplicemente perché gli inglesi approfittano dell'esperienza sul campo per sfornare mezzi sempre diversi. La nuova teoria inglese, superata quella del carro da fanteria, prevede il carro incrociatore, cioè il carro molto veloce dalla sagoma sfuggente che possa muoversi in maniera rapida e con estrema versatilità in tanti teatri, a cominciare da quello desertico. Gli inglesi, ad esempio, portano sulla scena africana il Crusader, forse il migliore esempio di carro incrociatore, scafo basso, ben resistente, veloce, ottimo pezzo d'artiglieria in torretta, abbastanza per mettere in crisi le forze italiane e anche quelle tedesche. L'M13 richiede degli sviluppi e allora arriva l'M1441, una tonnellata di peso in più, ma in pratica sempre la stessa meccanica, anche se con un motore potenziato a 145 cavalli. Un anno dopo arriva l'M1542, sempre la stessa musica, con qualche miglioria, anche se essendo un mezzo sempre molto pesante e sempre con la stessa meccanica, si rivelava sempre più fragile. Va detto però che il Regio Esercito non si accontentava dei carri medi. Aveva già chiesto nel 1940 lo sviluppo di un carro pesante. Certo, i carri pesanti si erano visti soprattutto nelle fila della Wehrmacht tedesca, dello Heer, e poi dell'Armata Rossa sovietica. C'erano anche dei carri pesanti francesi. Tra l'altro la stessa Germania aveva offerto all'Italia fascista di acquistare o comunque rilevare il parco circolante francese di carri armati Somois sequestrati dopo il crollo francese. Ma Mussolini e i suoi generali avevano respinto quasi con sdegno quella proposta. Piuttosto avevano insistito per lo sviluppo di un carro interamente autoctono, quello che sarebbe diventato il P2640, un carro da 26 tonnellate nominali, armato con un moderno pezzo da 75 mm. Un carro anche dalla bella sagoma e che aveva comportato per il suo sviluppo l'abbandono dell'unico carro incrociatore italiano, quello che doveva essere il cosiddetto carro armato celere sahariano, che venne messo da parte dopo i primi studi e le prime maquette. Il P2640 doveva essere appunto il carro definitivo, quello che avrebbe potuto rivaleggiare con i carri inglesi e spalleggiare ottimamente i carri tedeschi. Ma nonostante fosse un progetto del 1940, quel P26 sarebbe arrivato alle formazioni corazzate italiane soltanto nella tarda primavera, inizio estate del 1943. Troppo tardi. In quel momento lo scenario africano era già perduto. In quel momento l'Italia doveva fronteggiare il pericolo sempre più imminente e poi concretizzatosi di una invasione, a cominciare dalla Sicilia, da parte degli alleati, e una crisi politica che sarebbe sfociata nel
rovesciamento di Mussolini, nel ritorno del re come soggetto politico con pieni poteri e il conferimento dell'onere di governo al maresciallo Badoglio. I P2640 dovevano andare a equipaggiare la cosiddetta divisione corazzata M, una divisione corazzata della milizia fascista che dopo la caduta di Mussolini era stata rivestita col grigio-verde del Regio Esercito, posta ai comandi di un fedelissimo del re, il generale Calvi di Bergolo, ma che non dava comunque affidabilità politica. Quella divisione corazzata, che doveva vedere anche l'impiego di mezzi tedeschi ceduti su licenza o in concessione proprio dai tedeschi, non avrebbe mai avuto un ruolo, perché per volontà del suo generale, che non si fidava dei suoi sottoposti, non avrebbe nemmeno partecipato alla difesa di Roma. I P2640 sarebbero stati catturati indenni dai tedeschi e riutilizzati nella campagna difensiva d'Italia. Ne sono sopravvissuti solo 2 esemplari. Uno si trova a Roma, alla Cecchignola, al Museo Storico della Motorizzazione Militare, e l'altro, l'unico funzionante, si trova a Lecce, alla Scuola di Cavalleria dell'Esercito Italiano, presso la caserma Zappalà. Ma non finisce qui la storia dei corazzati italiani. Si potrebbe parlare dei tanti progetti abortiti, abbiamo accennato a quello del carro aeriano, c'era anche l'evoluzione del P2640, il P43, che rimase solo un modellino di legno, ma la vera evoluzione decisiva fu quella dei semoventi di artiglieria, ricavati semplicemente dagli scafi degli M13, M14 e M15. Basandosi sulla esperienza tedesca con gli Stug o Sturmgeschütz, cannoni d'assalto, poi convertiti anche in cacciacarri, l'esercito italiano, il Regio Esercito, aveva studiato la possibilità di convertire alcuni scafi di carri M, di carri medi, in semoventi artiglieria e cacciacarri. E ciò che accadde effettivamente con la introduzione a poco di questi nuovi veicoli. Uno, il meno celebre in assoluto e il meno efficace, era l'L40, basato sul vecchio carro leggero L640, ma i vari M40, M41 e M42, l'M41M con il cannone da 90 e 53, l'M42M molto efficace, l'M43 con l'obice da 105 mm e infine forse il più potente semovente italiano cacciacarri, l'M43 col cannone contraereo da 75 mm. Quest'ultimo mezzo, pur costruito in Italia, pur progettato in Italia, sarebbe stato usato esclusivamente dallo Heer tedesco, che dopo l'occupazione dell'Italia, in seguito all'armistizio dell'8 settembre del 43, avrebbe sfruttato le fabbriche del nord per assemblare mezzi corazzati, cingolati di progettazione e realizzazione italiana, ma per immetterli nelle proprie divisioni meccanizzate e corazzate. L'M43 da 75 mm era uno dei pochi veicoli ritenuti dai tedeschi davvero competitivi, e lo era davvero. Peccato che l'esercito italiano non sia mai riuscito a utilizzarlo, pur avendolo progettato. L'M43 da 105 venne utilizzato a Porta San Paolo durante la difesa di Roma e poi anche questo costruito durante l'occupazione tedesca. Tutti questi veicoli, alcuni sopravvissuti alla guerra, dimostrano come forse il Regio Esercito sbagliò semplicemente filosofia, basandosi sulla Grande Guerra, che era un esempio diverso, non ripetibile, quasi da dimenticare, e non guardando quello che avveniva negli altri stati, a cominciare dalla Germania e dall'Unione Sovietica. Il Regio Esercito aveva perseguito una via sbagliata, correggendo la rotta troppo tardi e con mezzi, nella maggior parte dei casi, inadeguati. Lo sviluppo delle vicende belliche, estremamente negativo praticamente su tutti i fronti, aveva reso ancora più difficoltosa l'opera italiana di adeguamento e sostituzione dei mezzi impiegati. Il fatto che i primi semoventi efficienti e davvero utili all'uso abbiano fatto capolino in Africa settentrionale nel corso dell'offensiva del maggio del 1942, quando la guerra era in corso da quasi 3 anni a livello globale e per l'Italia ormai erano 2 anni, fa capire come quel senso di impreparazione che circolava tra le fila del Regio Esercito non era solo una sensazione o un giudizio negativo da parte di qualche osservatore esterno,
era realtà. La riprova dei fatti ha evidenziato che per quanto i carristi italiani fossero determinati, per quanto i carristi italiani fossero anche decisamente coraggiosi, meritandosi in certi casi il plauso del nemico, erano costretti a barcamenarsi, a combattere con mezzi spaventosamente inadeguati. L'industria bellica italiana da allora ha fatto dei passi in avanti, anche se per lungo tempo si è dovuta appoggiare a progetti esteri, acquistando direttamente oppure riproducendo su licenza. Se oggi guardiamo i carri sopravvissuti, e qualcuno ce n'è tra caserme e musei, possiamo solo domandarci quanto fegato, quante guts, budella direbbero gli inglesi, avevano questi ragazzi che si infilavano tra le lamiere roventi sotto il caldo sole africano per combattere sapendo di avere dei mezzi tecnicamente inferiori e che nella maggior parte dei casi li avrebbero condotti a morte o comunque non li avrebbero salvati da un confronto diretto con mezzi avversari. Ne doveva avere tante di budella, di fegato, di coraggio, davvero tanto. Allora a loro va un ricordo doveroso e per il resto ricordiamo sempre, la guerra non è, come diceva von Clausewitz, la prosecuzione della politica con altri mezzi. La guerra è altro, è ricerca tecnologica che può essere applicata in futuro alla vita civile e quotidiana, è scontro ideologico condotto in maniera cieca, folle, come se non ci fosse altro metodo, è barbarie, è distruzione. In molti casi è abbandono della condizione umana, soprattutto a livello psicologico. Quello che fa spavento è che l'essere umano non impara mai nulla dalle guerre precedenti, se non al limite a imitare le tattiche, a evolvere le strategie, a implementare le tecnologie, sperando di avere sempre l'arma migliore, l'arma definitiva, quella che però il Regio Esercito, durante la Seconda Guerra Mondiale, parlando di armi corazzate, in definitiva non ha avuto mai.